Nonostante nel 2000 non si parlasse d'altro che dell'attesissima e ormai imminente PlayStation 2, per un lungo periodo io rimasi quasi del tutto refrattario al suo fascino. Del lettore DVD integrato, che invece stuzzicava mio padre, non mi importava granché. Tutti i miei film preferiti li avevo già in videocassetta e nessuna delle immagini di anteprima che mi capitava di intravedere in TV o sulle riviste riuscì davvero a convincermi. Il tanto decantato impareggiabile potenziale grafico offerto da questa console del futuro non reggeva, a mio avviso, il confronto con quanto invece promesso dai numerosi giochi in arrivo su PC, piattaforma che sia io che mio padre continuammo a lungo a considerare il punto di riferimento assoluto attraverso cui assistere e partecipare all'evoluzione, specialmente grafica, dei videogiochi. Il motivo principale del mio disinteresse però era un altro. Le PS1, pur ormai con un significativo numero d'anni sulle spalle, erano più diffuse e popolari che mai, e anzi fu forse proprio nei suoi ultimi anni di vita che PlayStation riuscì a giocare alcune delle sue carte migliori, rivelando ancora numerose e validissime sorprese e andando così a consolidare per sempre la propria leggenda. E quindi io di accantonare la mia PS1 in favore di una nuova console ancora non ne avevo voglia. Certo, un Game Boy Color da affiancarle l'avrei accettato volentieri, ma come abbiamo visto, i miei tentativi di accaparrarmene uno tutto per me erano fino ad allora stati vani. Ma ripeto, non è che mi mancasse di che giocare. In quegli anni, ad esempio, c'erano su PS1 dei bellissimi horror. Non è che Silent Hill io non ce lo avessi, è che proprio non riuscivo a trovare il coraggio di giocarci. Sulle prime battute non c'era niente di poi così spaventoso, ma bastava l'atmosfera dei nebbiosi vicoli di questa città apparentemente abbandonata a trasmettermi un senso di disagio col quale proprio non andavo d'accordo. Poi un pomeriggio, aperte tutte le finestre, accese tutte le luci e abbassato quasi al minimo il volume del televisore, decisi di addentrarmi per la prima volta in questo terrificante viottolo, immergendomi inconsapevolmente in un vero e proprio incubo. Le inquadrature nauseanti, il buio sempre più fitto, gli effetti sonori ed infine i mostri, tutto contribuì a creare in me un trauma indelebile che mi spinse a nascondere il disco nelle profondità di un cassetto nella speranza di non rivederlo mai più. Oggi uno dei miei giochi preferiti. La verità è che pur avendo già 10 anni ero ancora molto facilmente impressionabile. Per intenderci, avevo in camera un poster delle Spice che con crescente terrore chiesi a mia madre di rimuovere perché ero convinto che gli occhi di Victoria Beckham mi seguissero per la stanza. E se hai paura di Victoria Beckham, figurati dei giochi horror. Eppure neanche la paura riuscì a tenermi lontano da Dino Crisis, perché essendo stato un fanatico di Jurassic Park andavo pazzo per i dinosauri. Purtroppo però mi bloccavo ciclicamente davanti a porte chiuse richiedenti chiavi o codici specifici. Avevo ovviamente anche Resident Evil, gioco la cui componente horror era per me già più sopportabile, a patto di essermi assicurato di saltare questo specifico filmato che trovavo a dir poco spaventoso. Resident Evil 2, vuoi forse anche per un approccio più improntato all'azione, era molto popolare tra i bambini della mia età, ma quello per cui andavamo tutti veramente pazzi era Resident Evil 3. Nemesis, antagonista ricorrente, violento, gigantesco e, almeno all'inizio, quasi implacabile, rompeva il ritmo classico della serie in modi spesso fantasiosi e inaspettati, tenendoci in costante bilico tra la tensione derivata dal suo possibile arrivo e l'inevitabile conseguente sobbalzo con annessa fuga. Anni di vita persi in questa scena. Molti. La cosa più paurosa vista su PS1 però rimane per me il livello coi fantasmi del gioco dei Rugrats, una cosa agghiacciante. Anche se forse non quanto questo Roberto Benigni poligonale in Asterix e Obelix contro Cesare. Mai visto nessuno sopravvivere ai ragnacci! C'era un po' questa usanza ai tempi di incollare il volto di un attore famoso sul personaggio di un videogioco. Ricordo ad esempio quello di Jackie Chan in Jackie Chan Stunt Master, beat 'em up con elementi platform, peraltro discreto, ma davvero indimenticabile è per me il faccione di Brendan Fraser nel gioco ufficiale della mummia, che peraltro bruttino sì, ma non vomitevole come lo si è spesso raccontato, secondo me. Un gioco invece veramente brutto che mi capitò di ritrovarmi per le mani, non saprei neanche io attraverso quali modalità, fu
Hugo. Basta perdere tempo! Cominciamo il gioco! Hugo era un piccolo troll ideato da una compagnia danese, famoso soprattutto perché protagonista di una serie di giochi televisivi interattivi ai quali si poteva giocare telefonando in diretta al programma TV ospitante il gioco e pigiando al momento giusto i tasti del telefono. Stessa cosa che si faceva con The Lion Trophy Show su TMC2 o Joe Reza Solletico. Primo è 4-4-4, olè! 5-5-5, olè! Questo primo Hugo per PS1 altro non era che una raccolta di alcuni dei suoi tipici minigiochi, molti dei quali, pur giocandosi letteralmente con 2 tasti, erano di una difficoltà spaziale. Dov'è la mia attrezzatura da sub? Poi sarà pure stato un gioco per bambini, ma sempre a conferma del mio labile coraggio, a me Hugo ha sempre trasmesso una certa inquietudine. E inaspettatamente un altro titolo a darmi una simile sensazione fu Tarzan, gioco di cui una volta tentai di noleggiare la versione Dreamcast, convinto che avrebbe funzionato anche sulla mia PS1. Non sapevo neanche cosa fosse il Dreamcast. Il mio turbamento non derivava però dal gioco in sé, che trovavo anzi piuttosto divertente, ma dalle strane sequenze di animazione che venivano riprodotte una volta terminate le vite a disposizione, alcune delle quali erano alquanto disturbanti. Gli preferivo Aladdin, gioco onestamente mediocre, ma per il quale avevo un debole, essendo stato un grandissimo fan del film originale. Per lo stesso motivo mi piaceva anche Eldorado, avventura grafica, a sua volta tutt'altro che eccellente, sviluppata da Revolution Software, quelli di Broken Sword. Sullo stesso motore grafico e anch'esso firmato Revolution c'era poi A Sangue Freddo, un gioco abbastanza peculiare perché nonostante si presentasse e comandasse in maniera analoga a un qualsiasi clone di Resident Evil, e ai tempi ce n'erano parecchi, un approccio diretto e orientato all'azione regalava quasi sempre un game over. E siccome dopo innumerevoli fallimenti avevo finalmente realizzato che estrarre la pistola e puntarla contro i numerosi nemici fosse pressoché inutile, frustrato decisi invece di provare a puntarla contro uno dei numerosi personaggi neutrali. Ma anziché premere il tasto di fuoco, sbagliando, premetti quello di interazione. Ho bisogno di alcune informazioni e non ho molto tempo. Scoprendo che era a tutti gli effetti possibile cambiare il tono e quindi l'esito di un dialogo minacciando di morte gli interlocutori. Fu lì che realizzai che A Sangue Freddo, anche a fronte di un sistema di controllo non convenzionale per il genere ed alcuni semplici elementi stealth, era più simile a un'avventura grafica che un gioco d'azione puro. La strategia vincente era quella di sgattaiolare, progredendo attraverso i dialoghi, l'uso dei gadget e la raccolta e combinazione di numerosi oggetti, come da tradizione. Non riuscii mai a progredire granché, ma lo trovai comunque un gioco molto affascinante, specie tematicamente, anche a dispetto di alcuni oggettivi difetti, primo fra tutti lo scomodo e macchinoso sistema di movimento. Essendo stato un fanatico di 7, non seppi proprio resistere all'arrivo del nuovo Final Fantasy VIII, che sin da subito mi lasciò a bocca aperta per lo strepitoso filmato iniziale. Per di più, dopo il trauma linguistico infertomi dall'inglese forzato di 7, ritrovarmi davanti a dei dialoghi del tutto tradotti in lingua italiana fu inaspettato quanto gradito. Ma quello con Final Fantasy VIII, specie all'inizio, fu per me un rapporto d'amore e odio. Venendo dai toni più tesi e drammatici di 7 e immergendomi quindi nel Garden di Balamb, non riuscii a non trovare a tratti un po' irritante questa sorta di melodramma adolescenziale in contesto pseudoscolastico, con tutti i suoi risvolti sentimentali, le rivalità tra i compagni, tutto a culminare nella scena del ballo, che mi portò a pensare potesse trattarsi di un gioco un po' da femmine. Avevo 10 anni, ero forse troppo giovane, erano temi questi con i quali mi sarei potuto forse relazionare più facilmente qualche anno più tardi, nel pieno dell'adolescenza. Notai subito che i personaggi avevano questa volta proporzioni realistiche, non erano più i pupazzetti di 7, ma paradossalmente questo li rendeva ai miei occhi meno interessanti, specie quando indossavano la divisa della scuola, che li faceva vedersi un po' tutti uguali. E poi, ancora privi dello sviluppo di cui si sarebbero resi protagonisti con l'avanzare della stranissima storia, mi sembravano un po' una manica di sfigati e o disadattati. L'insegnante Quistis che palesemente ci provava con l'allievo, l'esuberante Zell, piacevole come una spruzzata di limone nell'occhio, quest'altra demente che ogni volta che è inquadrata cade, ma soprattutto mi stava
risultava proprio antipatico e trovavo noiosissimo Squall, il protagonista. Cloud entra in scena facendo le capriole, Squall entra in scena svenuto sul letto dell'infermeria dicendo "mi fa male la fronte". Squall, vero precursore della cultura emo, il signor non è facile capirmi, sempre pronto a fare il distaccato e appunto l'incompreso in qualche angoletto buio del Garden. C'erano i combattimenti a turni, da me ormai amatissimi, ma il sistema di Junction, attraverso cui era possibile personalizzare i personaggi e fornire loro abilità e magie, per quanto spiegato da numerosi e lunghi tutorial, risultava per me un po' troppo complicato. Un po' noioso, vista la mia già allora fragilissima soglia d'attenzione. D'altro canto, le straordinarie scene d'azione, quelle più in linea rispetto a quanto mi sarei potuto aspettare venendo da 7, mi piacevano immensamente, spingendomi però a risentire ancora di più di tutto il resto. Anche specie nella sua conversione PC, graficamente il gioco era davvero notevole, soprattutto nei meravigliosi filmati in computer grafica e nelle animazioni di evocazione dei Guardian Force, durante le quali era obbligatorio spaccarsi le dita e magari anche il controller premendo il tasto quadrato alla velocità della luce per caricare l'abilità supporto. Triple Triad mai piaciuto. Inutile dire che, per quanto non sia mai diventato il mio Final Fantasy preferito, negli anni poi anche a 8 ho avuto modo di riscoprirlo e apprezzarlo a dovere. Ciò che davvero mi aveva conquistato e per cui decidevo sempre di ritornare era la meravigliosa colonna sonora. Non dimenticherò mai lo scontro con Ifrit, durante il quale mi fermai a sollevare il volume per godere appieno di quello che sarebbe presto diventato uno dei miei temi di combattimento preferiti dell'intera serie. La musica, assieme al doppiaggio, già allora rappresentava per me un elemento cruciale nei videogiochi, in grado di influenzare profondamente la mia capacità di apprezzare un determinato titolo. Ad esempio, amavo molto Rayman, sulle cui note mi piaceva a volte improvvisare un cantato, tipo "Se mamma mi manda a catechismo mi taglio la gola", e non so quante ore abbia perso su Music 2000, sorprendentemente complesso e versatile editor musicale attraverso il quale mi piaceva creare e poi fare ascoltare ad amici, genitori e parenti dei piccoli brani. "A catechismo non ci voglio andare, mi taglio la gola". E un altro titolo dalle cui musiche fui subito catturato, giocato appena pochi mesi dopo aver abbandonato 8, fu appunto Final Fantasy IX, le cui prime ore di gioco ricordo come una delle esperienze più magiche avute su PlayStation. C'era per me qualcosa di davvero irresistibile nell'accompagnare Vivi, questo timido e strambo maghetto, per le strade della fiabesca capitale del regno di Alexandria. A mio parere, una tra le aperture più solide e riuscite dell'intera serie di Final Fantasy. Ricordo poi che mi facesse sorridere il fatto che nell'adattamento italiano fosse stato scelto di dare sfumature regionali al parlato di molti degli NPC presenti nel gioco e che soprattutto ce ne fosse anche qualcuno dall'accento sardo, come il mio. "A principessa cerco, ma da nessuna parte la trovo, capito mi hai?" Come sempre io faccio il sardo e sembra russo. Ma parlando di strani adattamenti e in questo caso doppiaggi, non posso non menzionare Tombi 2, seguito da me apprezzatissimo che, proponendosi questa volta attraverso mondi e personaggi poligonali, espandeva e migliorava praticamente qualsiasi aspetto proposto dal primo capitolo. C'era però un personaggio la cui voce trovavo proprio fastidiosa, Zippo, una sorta di strano insetto che abitava tra i capelli del giovane protagonista. Il suo ruolo era essenziale: guidare e assistere Tombi parlando al suo posto quando necessario e rimediando così al suo caratteristico mutismo. In inglese la sua voce suonava così. Okay, thanks, old man. Più o meno ciò che ci si aspetterebbe, visto il suo aspetto carino e pupazzoso, ma in italiano, con la voce del mitico Giancarlo Ciccone, Revolver Ocelot per intenderci, suonava così. Grazie mille, signore! Improvvisamente racchiuso in questo esserino un vecchio afflitto da enfisema polmonare. Ma di giochi, maledetto quel masterizzatore, ne avevo fin troppi e finivo per godermene davvero pochissimi. Mi ricordo Medal of Honor come uno dei pochissimi sparatutto console che, pur venendo dalle eccellenze del mondo PC, riuscì comunque a colpirmi e divertirmi a lungo. Ricordo Galline in fuga, gioco ufficiale dell'omonimo film, strutturato come una sorta di ispirata parodia di Metal Gear Solid,
Solid, ricordo SmackDown, giocato spesso assieme a mio zio che ne reputava la resa grafica impressionante, e in effetti ti devo dire che ancora oggi ricordo Crash Bash, diffusissimo party game che a suon di multitap andò a colorare di amichevoli sfide interi pomeriggi, ritrovi e feste di compleanno, e ricordo anche e soprattutto Spider-Man, gioco popolarissimo a cui io, così come buona parte dei miei coetanei, non sapevo proprio resistere. Arrampicarsi e volteggiare tra i palazzi di New York nei panni dell'Uomo Ragno sarà pure scontato oggi, ma ai tempi fu qualcosa di a dir poco emozionante. Insomma, nel 2000 su PlayStation ancora si giocava alla grande. Sfortunatamente però nei primi mesi del 2001 la mia adorata PS1 cominciò a tentennare. Si trattò di un purtroppo molto comune problema al lettore CD e siccome ripararla costava quasi quanto comprarla nuova e intanto il mercato offriva ormai alternative sulla carta decisamente più moderne e ambiziose, decisi assieme a mio padre di puntare sull'acquisto di qualcosa di completamente diverso. Aggiungerei finalmente.